Juventus-Villarreal 0-3. Anche la squadra di Allegri quindi saluta la Champions League e per quanto riguarda le squadre italiane era l'ultima rimasta, quindi dai quarti in poi nelle migliori d'Europa non c'è la Serie A, non c'è il calcio italiano. Non vi preoccupate, in questo episodio non faremo un'analisi sulla partita della Juventus, non cercheremo di capire gli errori, le cose da migliorare perché siamo su Passione Inter e quindi ci interessa il giusto. Affrontiamo però un tema che secondo me, secondo noi ci siamo confrontati in redazione, come sempre torna in queste situazioni ed è molto attuale, ovvero la crisi del calcio italiano. Questa eliminazione della Juventus certifica il fallimento del calcio italiano. Ebbene, no, non è così. E in questo episodio cercheremo di spiegare quella che è la nostra e in particolare la mia opinione sul tema e chiaramente voglio poi dibatterne insieme a voi nei commenti perché mi sembra che questo tipo di discorso sistematicamente ogni anno venga tirato fuori casualmente proprio in un momento preciso. Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, andiamo subito nell'argomento, vi invito prima però come sempre ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Allora, dicevamo, la Juve crolla in casa contro il Villarreal, perde quindi 3-0, l'andata era terminata 1-1, c'erano tutte le possibilità di passare il turno contro una squadra meno forte sulla carta, che però invece sorprende Allegri e prosegue nel suo percorso in Champions League. Sulla partita un brevissimissimo accenno, non so chi di voi l'abbia vista, io l'ho vista, di fatto il Villarreal ha vinto con le armi di Allegri perché ha impostato una partita difensiva in cui si è messo bello coperto dietro la linea del pallone, ha provato qualche ripartenza, soprattutto nel finale dove poi ha trovato i gol. E poi mi fa anche un po' sorridere che in Italia il cortomusismo, per come viene definito, viene sempre esaltato. Poi ieri sera ho letto anche qualche critica, qualche diciamo frecciatina nei confronti del Villarreal per come ha interpretato la partita, che poi in realtà ha funzionato e quindi buon per loro. La Juve ha giocato bene la prima metà del primo tempo, dove Vlahovic ha sfiorato il gol, ha preso una traversa, poi il portiere Rulli ha fatto un paio di parate importanti. Da quel momento in poi, diciamo dalla mezz'ora in poi, il dominio bianconero è stato abbastanza sterile. Nella ripresa Vlahovic è scomparso, grosse occasioni non ce ne sono più state, o comunque non così tante, e alla fine il Villarreal è uscito alla lunga. Detto questo, dicevamo, concentriamoci sul tema relativo al calcio italiano. Questa mattina, come di consueto, come è successo negli ultimi 4 anni, gli ultimi 3 soprattutto, e fra poco ci torniamo, alcuni media hanno aperto con la Juve viene eliminata dal Villarreal e il fallimento del calcio italiano. Secondo me questo è un modo di semplificare il problema piuttosto, non lo so, che stona un po' rispetto a quello che è la situazione di oggi e soprattutto quella che è la situazione della Juventus. Perché se vogliamo allargare il discorso al calcio italiano, allora lo si può fare, si possono prendere in considerazione tanti aspetti, tante squadre, tanti discorsi, ma va fatto secondo me in un'altra sede, in un altro momento. Collegare, come spesso viene fatto, l'eliminazione della Juventus, che per diversi anni è stata la squadra numero 1 in Italia, ma adesso non lo è più, e lo dimostra la classifica, ma lo dimostrano anche i risultati dell'anno scorso, collegare l'eliminazione della Juventus con il fallimento del calcio italiano è diventato, secondo me, un qualcosa di, per certi versi, anacronistico e per altri versi, ripeto, un modo di semplificare il problema che mi pare che stoni un po'. Facciamo un attimo un excursus su quella che è stata la Champions League di questa stagione. L'Inter passa il suo girone dopo 10 anni, cambiando allenatore con un allenatore meno esperto da Conte ed Inzaghi, perdendo un sacco di giocatori forti in estate, passa il suo girone arrivando secondo solo al Real Madrid, che come sempre viene definito il più scarso negli ultimi X anni e poi ogni volta va avanti e ha eliminato il Paris Saint-Germain poco tempo fa. Il Milan si è trovato di fronte oggettivamente un girone quasi impossibile, soprattutto per una squadra comunque giovane e che in Champions non arrivava anche lei da diverso tempo. È arrivata ultima, è stato un cammino negativo, non le imputerei particolari colpe più di oltre un certo limite. Hanno anche vinto in casa l'Atletico Madrid, che anche lui è passato poi ieri sera anzi l'altro giorno, contro lo United. Prima esperienza dopo tanto tempo, ci può stare. L'Atalanta ha trovato un girone molto tosto nel quale c'era appunto il Villarreal e comunque arrivata terza sta proseguendo in Europa League, ha anche battuto il Bayer Leverkusen nella gara d'andata. In Europa League Napoli e Lazio hanno fatto la loro dignitosissima figura uscendo contro il Barcellona e il Porto, che sono due squadre molto importanti. La Juventus è arrivata seconda nel suo girone e ci può stare contro il Chelsea
che è sicuramente più forte, ha più possibilità economiche, eccetera, eccetera. Dopodiché si è trovato davanti un Villarreal che è una squadra ostica, una squadra tosta, in tanti stavano dicendo attenzione perché questo non è un turno già passato, e io stesso ne ero convinto, però sulla carta non c'era obiettivamente paragone. E invece esce, e non è che esce di un gol, non è che esce per un errore, una svista, una cosa simile, esce perdendo 3-0 in casa. Mi sembra che questa sia l'edizione della Champions League negli ultimi anni che meno si presta a poter parlare di fallimento del calcio italiano. Un calcio italiano che ha tanti limiti, perché è oggettivo ed è evidente che i maggiori club italiani non abbiano la stessa possibilità di spesa e le stesse risorse che ci sono in tanti altri campionati, primo su tutti la Premier League, ma non solo. Però va anche detta un'altra cosa, ragazzi. La Juventus negli ultimi anni, nonostante dei risultati in evidente calo rispetto alla parte centrale, diciamo, dell'ultimo decennio, in cui la Juve ha vinto lo scudetto, è arrivata spesso anche in finale 2 volte su 3 anni in Champions League. La Juventus in questo momento, con le dovute proporzioni naturalmente, è l'unico club italiano che è lontanamente paragonabile alle big europee, perché ha una proprietà che continua a mettere soldi. L'ultimo aumento di capitale è stato fatto 3 mesi fa, con 400 milioni, quindi non delle cifre, diciamo, risibili. Continua a mettere soldi. A gennaio ha investito grosso modo quasi 100 milioni per un singolo giocatore, fra l'ingaggio, le commissioni, eccetera, e mi riferisco ovviamente a Dusan Vlahovic. Ha comprato Zaccaria, ha in panchina un allenatore a cui dà 9 milioni netti all'anno in un contratto di 4 anni, ha il monte ingaggi più importante della Serie A. Insomma, la Juventus non è paragonabile in questi termini a tutte le altre squadre. La si paragona spesso perché poi sul campo ha dei risultati oggettivamente, secondo me, inaccettabili per quelle che sono le premesse a livello economico. Perché se la Juve gioca così male come obiettivamente fa da diversi mesi, e se fa così fatica, le responsabilità sono tecniche. Non si può pensare che lo stesso tipo di ragionamento che si poteva fare, per esempio, con l'Inter di qualche anno fa, che aveva dei limiti anche a livello economico, eccetera, si possa fare anche con questa Juventus, perché sono due realtà completamente diverse. E quindi, ripeto, il fallimento è della Juventus ed è tecnico, è un fallimento tecnico, perché negli ultimi 4 anni, diciamo dall'acquisto di Cristiano Ronaldo in poi, più o meno, quando di fatto si è consumato lo strappo tra una mentalità che era arrivata a Torino ed era stata applicata fino all'arrivo di Ronaldo, che era una mentalità legata al tentativo di raggiungere dei risultati mantenendo una certa diciamo attenzione anche ai conti, eccetera eccetera. È arrivato l'investimento su Ronaldo, che non a caso un dirigente navigato come Beppe Marotta, ormai si sa, nei confronti di questo investimento si era opposto. Poi c'è stato anche lo strappo con Marotta, largo ai giovani, no, ma quello bravo era Paratici, poi è stato mandato via Paratici, adesso quello bravo è Cherubini, si andrà avanti così. Hanno mandato via Allegri perché non giocava bene, hanno preso Sarri, poi hanno mandato via Sarri, hanno preso Pirlo, poi hanno mandato via Pirlo per riprendere Allegri. E in tutti questi 4 anni, dove comunque, ripeto, gli investimenti ci sono stati, perché Chiesa, perché Locatelli, Kulusevski, Vlahovic ultimo, gli investimenti ci sono stati. La Juve è uscita ai quarti di finale contro l'Ajax e vabbè, era comunque una squadra forte secondo me quell'Ajax. Agli ottavi di finale contro il Lione, agli ottavi di finale contro il Porto e ieri agli ottavi di finale contro il Villarreal. Questo non è un fallimento del calcio italiano, questo è un fallimento tecnico della Juventus. Questa è la mia opinione, il mio titolo, diciamo, di questo contenuto. Ripeto, si può parlare del calcio italiano, magari lo faremo anche noi in diretta, se avrete voglia, ci confronteremo come migliorare, eccetera, ma collegare, come spesso si sta facendo, l'eliminazione della Juve al concetto di fallimento del calcio italiano, secondo me è una forzatura esagerata. E si ricollega, vado verso la chiusura dell'episodio, si ricollega a un altro discorso, che è quello, mi dispiace dirlo, ma è quello del trattamento che spesso, e questo mi pare abbastanza oggettivo, si nota essere diverso fra determinate squadre e determinati risultati. Quando l'Inter l'anno scorso è uscita ai gironi con Conte in panchina, eccetera, eccetera, l'attacco è stato totale ed è stato giustificato, perché era assolutamente inaccettabile che quell'Inter uscisse in quella maniera ai gironi. Come però è altrettanto inaccettabile che la Juve esca in queste condizioni e contro questo Villarreal con questo risultato. Negli ultimi 2 giorni abbiamo assistito a 2 giorni interi di polemiche sul calcio di rigore non dato
ai danni di Belotti contro l'Inter, in occasione di Torino-Inter, definito l'errore più grande da quando esiste il VAR, dimenticandosi il fallo di Capezzolo di D'Ambrosio, dimenticandosi tante altre cose che sono avvenute in questi anni. Ieri si sono svegliati tutti su Onana, ha sbagliato un'uscita, bam, su tutti i media è comparso Onana, il re delle papere, studia, sono uscite degli articoli che non sto neanche a commentare, addirittura ho letto articoli e analisi secondo cui l'Inter, a causa di quell'errore di Onana, si sarebbe preoccupata e avrebbe accelerato le pratiche per il rinnovo di Handanovic. Ma io mi chiedo, ma è credibile che un club che fa le sue valutazioni e che decide di investire dei soldi su un giocatore, questo giocatore fa un errore e rimette in discussione tutto? Cioè, siamo veramente arrivati al punto da sostenere questo? Onana in queste ore è stato più martellato, per certi versi, per un errore che peraltro non è nuovo, questo va detto nella sua carriera, da parte di qualcuno rispetto a quello che sta avvenendo contro la Juventus. Insomma, mi pare abbastanza evidente che il trattamento mediatico che viene ricevuto alle volte sia differente, diciamo differente. E per questa ragione colgo in chiusura di questo episodio, vi invito ancora una volta, ragazzi, a fare attenzione. Quando noi, soprattutto qui su Passione Inter, cerchiamo e vi invitiamo a moderare le critiche verso l'Inter, a criticare quello che va criticato senza esagerare nei toni, lo diciamo anche per questo, perché se non la difendiamo noi quando c'è modo di difenderla e se non cerchiamo di guardare noi la realtà per come realmente è, quando ne abbiamo l'occasione, nessuno lo farà per noi. Ad altre squadre succede, e lo stiamo notando, e vi ho fatto notare uno degli aspetti a cui assistiamo abitualmente nei confronti di altre squadre. A noi non succede. A noi lo stiamo notando, quando c'è il minimo appiglio per attaccarci, ci mettono il carico da 90. Quindi, ultimo appello che do a tutti voi che ci state ancora ascoltando, e collegando tutta questa vicenda al discorso Inter, facciamo attenzione, se poi vedremo come terminerà il campionato. Ripeto, non significa non criticare, ma facciamo attenzione a tutta una serie di cose. Vi do, tra l'altro, 2 dati in chiusura per il discorso che avevo fatto prima sulla Juve. Dicevo 400 milioni di aumento di capitale 3 mesi fa, 700 totali in 3 anni. Mezzo miliardo di euro investito sul mercato per i giocatori della prima squadra negli ultimi 4 anni. Nel 2020-21, leggevo prima un tweet di Marco Iaria della Gazzetta dello Sport, il personale tesserato della Juventus costato 298 milioni contro gli 86 del Villarreal. A causa di questa eliminazione agli ottavi di Champions, la Juve chiuderà l'esercizio di bilancio 21-22 con una perdita più o meno sulla linea dell'anno scorso, quindi di circa 200 milioni di euro. Se l'Inter avesse avuto questi numeri e avesse ottenuto lo stesso risultato, probabilmente il trattamento sarebbe stato un pochino differente. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, di questo discorso, cosa ne pensate di quello che avevo detto. Se avete altro da aggiungere vi leggerò molto volentieri nei commenti. Se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio vi ringrazio e fatemelo sapere con l'emoji della coppa, visto che non riguardava l'Inter ma di fatto abbiamo parlato della Champions League. Vi ricordo che se volete sostenere il nostro progetto e consentirci di portarvi quotidianamente contenuti come stiamo facendo, potete abbonarvi o su passioneinter.club o direttamente sul nostro canale YouTube. Per il resto ci possiamo vedere e dialogare tutti insieme tutti i giorni in diretta su YouTube e Twitch a partire dalle 19:30.